che state osservando, ragazzi, è il sacro graal delle due ruote. È l'unica moto di produzione al mondo turbo più potente di una MotoGP. Parliamo di 320 cavalli e 210 kg di peso. Prestazioni che hanno permesso a questo gioiello di ingegneria giapponese di sfondare i 400 km/h con in sella Kenan Sofuoglu. Un sacco di voi avranno visto video su internet a 1 miliardo di visualizzazioni. Oltre a questo, è inutile dirvi che è rarissima. Sono andato in uno di quei siti un po' nerd dove tutti sanno tutto, sono ultra appassionati di Kawasaki e via dicendo, e si parla di 200 esemplari che girano nel mondo. Non si sa neanche bene quanti ce ne siano. Vi dico solo che questa moto, come potete ben vedere, ha 81 km, cioè è probabilmente la moto parco stampa che gira, e i chilometri sono centellinati perché è proprio un unicorno nel mondo delle due ruote. E mi è pianto il cuore quando su Instagram ho fatto il quiz e vi ho chiesto che moto era. In molti mi hanno risposto H2. L'H2 e l'H2R sono due moto completamente diverse, non c'entrano nulla. La carenatura si trasforma in un guscio di carbonio. Dove c'erano frecce e specchietti, adesso ci sono appendici aerodinamiche per tenere attaccato a terra questo aeroplano. E infine il motore, rapporto di compressione, airbox, pressione del turbo, giri motore, tutto più estremo. Per darvi giusto due numeri, la pressione della sovralimentazione lavora al massimo a 2.6 bar e la linea rossa dei giri passa dai 13.000 ai 14.000. Bene, a me con le parole non è mai piaciuto stare qui molto, quindi passiamo a quello che più mi soddisfa, la pratica. Anzi, scusatemi, vi devo dire questa cosa perché è scontata forse, non la dico spesso, ma certe volte bisogna ricordarlo. Se in questi anni ho esaudito qualche mio sogno motoristico, è anche grazie a voi che avete fatto parte di questa community, di questo canale, quindi vi ringrazio perché senza il vostro supporto non sarebbe assolutamente stato possibile. Se siete nuovi sul canale, è la prima volta che vedete questi video e volete far parte di questa stupenda community, iscrivetevi col tasto qui sotto iscriviti. E adesso veramente entriamo in pista. Quando mi lascia che sembra una turbina è folle! Però appena giri con calma. Non posso piegarla quella! No. Mamma mia, sembra un transatlantico! Ma sentite la turbina! Ha una posizione in sella che non ha senso! Porca puttana! Oddio! Sembra di avere nel culo una Supra! Cioè non è bello da dire, però ci siamo capiti! Adesso c'è il rettilineo! No, vabbè! Ecco, il problema è che già i freni vanno a farsi benedire. Voglio umiliare la gente sul dritto. Cioè quello cos'è? Un 600 forse. Oddio! Permesso! È come entrare nell'iperspazio! Porca troia, dagli 8000 giri è un calcio in culo continuo! Farete fatica a sentirmi. Il discorso è molto semplice. Yamaha ha facilità di guida, Ducati è il top, cioè se vai a correre Ducati è il top, non puoi avere altro. E poi c'è Kawasaki, moto senza senso completamente,
con turbine a 2.6 bar che girano. Mi ho organizzato 1000 cose da dire, da parlare, da fare, cioè veramente, ve lo assicuro, ma non riesco a dire un cazzo. Questa è una moto non per fare quei 3 all'ora in più in curva, è per riappacificare i tuoi sensi. In un mondo dove stiamo andando verso l'elettrico che ormai prima o poi prenderà le nostre abitudini, qui c'è ancora qualcosa che batte forte, qualcosa che non ha senso di esistere nel 2023, ma grazie, arrivo! Porca troia! Sai che hai terrorizzato un autodromo? Guarda che gli S1000 dietro sembrano delle 300. Non sto scherzando. Sto scordato quello devo dire. Mi sembra un po' azzardato mettere una pompa da 16 su una moto del genere. Come dicevo mentre ero in moto, il bello è che il motore è costato 55.000 euro e poi 1.000 euro tutto il resto. Mi hanno detto esplicitamente, dato che appunto c'ha 91 km quelli che ha adesso, che non può cadere. Cioè non è che può succedere perché siamo in pista, non può. Non credo che sono loro che sbagliano. Sì, però c'è sempre, un po' il rischietto c'è sempre, non è che io posso, il piccione che passa, io non è che posso fermarlo, nel senso, cioè è così. Sì, qua il piccione lo fai cotto se lo vedi. E voilà! Flambé! 4 giri, 7 litri ha fatto. Pensate quanta aria aspira e di conseguenza quanta benza deve buttare dentro per andare. E un'altra cosa che fa pensare è: abbiamo 310 cavalli sotto il sedere, mettiamoci un 200 al posteriore per scaricare. Cioè questo fa capire che a loro di fargli fare le curve non gliene fotte un cazzo. Questa moto è fatta per andare dritta. C'erano i 600, gli R7 che mi passavano. Vai avanti, vai, cammina. Poi lo piandi così e... No, ma di fatti tu facevi le curve ed eri praticamente rivettato per non fare danni. Sì. Poi mettevi dritta la moto, c'era un 1000 dietro, praticamente lui sembrava una 300 perché diceva tu. il rumore che fa. Il rumore che fa è no. 2 timpani, grazie. No, è stato stupendo perché primo giro passo sul rettilineo tutti incuriositi, tutti che guardano. Secondo giro nessuno sul muretto. Ho detto minchia, fa così. No, non si può stare sul muretto. Non si può. Mi dicevano che non si può stare sul muretto. Facciamo le pressioni alla supercorsa SC che ci ha mandato Pirelli e direi che una prova peggiore di questa con 300 cavalli che vanno sulla posteriore non ci può essere. Quindi vedremo come si comporteranno, ma secondo me assolutamente bene come al solito. E poi inizio un attimino a... No. L'ho trovata anche il campi. No, ma non mi servono. No. E qua i box servono quando parlo. No, a me no. Fammi ripartire! Mamma mia, mi esplodono le orecchie. Che ne avevo detto, Tommaso? Guarda quanti mille adesso da violentare. Vedete, se ne saranno accorti. In fondo al dritto abbiamo preso i 300 all'ora, dove ho rischiato un attimino. Ma non so se vi siete accorti che ero in quinta. Cioè, se su questa moto mettessimo i rapporti giusti da sesta, cioè da 6 marce, ovviamente adesso ci sono sugli originali, cioè in fondo al dritto non so cosa si possa pigliare come velocità, ma di sicuro oltre i 300 km/h, ma abbondanti. R1, vediamo cosa succede. Ragazzi, da far curvare è un transatlantico. Kawasaki ha preso il motore e ha detto fateci un qualcosa intorno. No, che caga. Mamma mia, questi li violento tutti. Questi ce li portiamo via a Milano direttamente.
Adesso voglio provare a fare la top speed. Stavo parlando con l'uomo BMW che è venuto e ci ho detto, ma io non ho mai, cioè, com'era? Dall'esterno. Mai visto una cosa del genere. Ma da sopra la moto, cioè quando la vedi Sono passare spaventato, sì. Sono spaventato. va tanto più Ma forte tanto rispetto più a... forte, sì. Un 30 km/h in più sicuro. Ci ha messo il turbo per un motivo, cioè, o no? Ragazzi, così. Le uniche che mi superano lì sono le RSV4, quelle nuove. Quelle bombardate. Basta. Sentirla, vederla passare, ho visto delle cose in carbonio nere. Mi sono drizzato di petto, che cazzo è successo? Adesso mi dovete spiegare cosa cazzo è successo. Sono Spostamento destabilizzato. d'aria. Ho frenato e ho detto, poi ho visto il 23 e ho detto vabbè, Ok. allora ci sta. Per la prima volta mi sono messo il microfono nel casco per 3 turni e come avete sentito non è che abbia parlato così tanto. Non so se da fuori si vedeva quello che... Impressionante direi. Uscita di curva, apri il gas, l'elettronica che non è un... Sembra una MotoGP di 10 anni fa. Sì, però con 70 cavalli di più. Quando smette di fare tutto Quando il suo smette di... ciclo. Terza, quarta, Impressionante. sono proprio gustata e è sana. Difatti devo ringraziare Due Ruote che ci ha permesso di tenerla per 2 giorni mentre in teoria dovevano fare le loro prove. Dato che questo era un qualcosa di molto emozionale, volevo farvi sentire il rumore, volevo farvi sentire l'emozione che anch'io ho provato a salire su una moto che è la moto più veloce al mondo. Quindi è inutile che stiamo qui Sì, credo di sì. al record di velocità con Kenan, l'abbiamo già detto prima, ha la moto con più potenza al mondo. Quindi qui era Emotions, ma nel prossimo video con lei saremo sul banco prova, il tuo banco prova, dove Carta. comunque andremo molto più nel dettaglio su tutte queste chicchette per farvi capire perché appunto è una moto che non è che lo dicono loro, lo dico, cioè io come mia sensazione mi sembra che sia stato messo lì un motore e poi da lì in poi hanno detto fate il resto e quindi alla fine viene fuori un qualcosa che carbonio da una parte, motore folle dall'altra, qualche mancanzettina. Diciamo che il suo habitat non è questo. Diciamo Il che suo habitat sono 10 aeroporti, Sì. uno dietro all'altro, full gas. Full gas. Di solito si dice il rettilineo a tempo perso che ti collega tra una curva e un'altra. Qui è esattamente l'opposto. Le curve sono delle cose fastidiose prima dei rettilini. E non possiamo, con questa impostazione mentale, che dargli ragione. Ci vediamo nel suo banco prova tra non molto. Come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.